In un'epoca in cui le apparenze regnano sovrane, immaginate un uomo talmente ricco da potersi permettere qualsiasi capriccio, eppure così solo da desiderare solo una cosa: essere amato per ciò che è, non per ciò che possiede. Ciao, sono Rossana e oggi ti racconto la storia di Davide, un magnate della tecnologia stanco delle illusioni, che decide di mettere alla prova il destino e il cuore delle persone in un modo inaspettato e audace. Preparatevi a un viaggio emozionante, dove un gesto di autentica gentilezza può squarciare il velo dell'inganno e rivelare la vera essenza dell'amore. Davide Michelini, un uomo di successo nel mondo della tecnologia, a 45 anni si sentiva un re senza regno. Nel suo lussuoso attico con vista sul Duomo di Milano, circondato da beni per un valore inestimabile, si sentiva irrimediabilmente solo. «Sono stanco, Luca», confessò al suo fidato assistente, mentre sorseggiava un caffè costoso con lo sguardo perso oltre le vetrate panoramiche. «Tutte le donne che ho incontrato finora sembrano interessate solo al mio conto in banca. Voglio sapere se esiste qualcuno che possa amarmi per chi sono veramente». Luca, un uomo pratico e fedele, lo ascoltava con attenzione, percependo la profonda amarezza nelle parole del suo capo. Davide, con un guizzo audace negli occhi, rivelò la sua idea folle. «Mi fingerò un senza tetto, userò un'app di incontri al buio e vedrò chi sarà disposto a darmi una possibilità, chi riuscirà a vedere oltre l'esteriorità». Luca, pur preoccupato per i rischi che un tale esperimento avrebbe comportato per la sua reputazione, non poté che ammirare la determinazione ferrea del suo capo. Davide si trasformò in Andrea Bianchi, un uomo sulla quarantina, disoccupato e senza fissa dimora. Con una meticolosità quasi maniacale, cambiò la tinta dei capelli, si fece crescere una barba incolta e comprò abiti logori nei mercatini rionali, curando ogni dettaglio per apparire credibile. La foto profilo su Cuori Connessi lo mostrava con uno sguardo afflitto, seduto su una panchina di un parco. Nella sua descrizione parlava di un uomo in cerca di una seconda opportunità nella vita. I match fioccarono a centinaia, ma i primi appuntamenti furono un disastro prevedibile. Anna, una nota influencer con centinaia di migliaia di follower, lo abbandonò dopo pochi minuti nel Parco Sempione, il volto contorto dal più puro disgusto. Poi fu il turno di Beatrice, un'avvocatessa di successo, che lo liquidò con una telefonata frettolosa, descrivendolo al suo interlocutore come un barbone senza mezzi termini. Una dozzina di incontri e altrettanti delusioni che si accumulavano giorno dopo giorno. Davide cominciò a perdere la speranza. Forse Luca, ammise con sconforto una sera, l'amore disinteressato, quello che non guarda al denaro, non esiste. Ma il destino, come spesso accade, aveva in serbo una sorpresa. L'ultimo match era con Elisa Colombo, 32 anni, un'insegnante di scuola elementare. Il suo profilo recitava una frase che colpì Davide: «Cerco un cuore grande, non un portafoglio grande». Davide era scettico, ma decise di darsi un'ultima possibilità. L'appuntamento era stato fissato davanti alla maestosa cattedrale di Santa Maria, sotto un cielo terso di fine primavera. Elisa arrivò puntuale, semplice nel suo vestito modesto, ma con un sorriso genuino che illuminava l'intera piazza. Andrea, nel suo solito travestimento, la aspettava seduto sui gradini. Elisa lo vide da lontano e senza la minima esitazione gli si avvicinò, gli porse la mano con un calore inaspettato e disse con voce chiara: «Piacere di conoscerti, Andrea». Davide rimase attonito. Nessuna delle altre donne aveva osato toccarlo, tantomeno stringergli la mano. Elisa poi gli offrì un sacchetto con panini, frutta fresca e una bottiglia d'acqua. «Ho pensato che potessi avere fame», disse con genuina premura, i suoi occhi sinceri che incontravano quelli stupiti di Davide. Per lui, abituato ai pasti gourmet nei ristoranti stellati, quel semplice gesto fu più prezioso di qualsiasi banchetto mai consumato. Parlare con Elisa era diverso da qualsiasi conversazione avesse avuto prima. Non c'era giudizio nella sua voce, solo un profondo ascolto e una sincera comprensione. Passeggiarono e lei camminava al suo fianco, come se fosse la cosa più naturale del mondo. Davide le raccontò la sua storia inventata, quella di un uomo che aveva perso tutto, inclusi gli amici che credeva fedeli. Elisa lo ascoltò, il suo viso che esprimeva una vera partecipazione. Deve essere stato terribile sentirsi così solo e abbandonato. Quando le chiese apertamente se non avesse paura di lui, lei sorrise, un sorriso che le illuminò il viso.
Dovresti aver paura tu di me, Andrea. Sono una maestra elementare e quando mi arrabbio faccio tremare anche i bambini di 6 anni. Davide scoppiò a ridere, una risata autentica, liberatoria, che non sentiva da settimane. Elisa, intuendo qualcosa di profondo nei suoi occhi, gli disse che non sembravano quelli di chi si è arreso alla vita, ma di chi lotta ancora con forza. Quella sera, mentre si salutavano sotto un cielo stellato, Elisa propose di rivedersi. Conosco un posto dove preparano ottime zuppe gratuite, disse con la sua solita gentilezza. Davide si sentì in colpa per la sua menzogna, ma non poté fare a meno di sorridere, un sorriso che gli arrivava fino al cuore. I loro appuntamenti continuarono in luoghi inaspettati, lontano dai fasti di Milano. Si incontrarono in una mensa per i bisognosi gestita da suore, dove Elisa lo presentò a tutti come un vecchio amico, trattando ogni persona con la stessa dignità e rispetto che avrebbe riservato a un capo di Stato. Davide fu profondamente commosso dalla sua genuina bontà e dall'umanità che la circondava. Durante una passeggiata serale, Davide le chiese perché facesse tutto quello, perché aiutasse chiunque incontrasse con tanta dedizione. Elisa si fermò e con gli occhi lucidi gli raccontò la storia di suo padre, un operaio che aveva perso il lavoro, e di una sconosciuta che, al supermercato, aveva pagato la loro spesa quando non avevano soldi. Quel semplice gesto, concluse Elisa con la voce rotta dall'emozione, ci salvò la dignità in un momento così buio. Da allora ho capito che tutti possono avere bisogno di aiuto e che un piccolo atto di gentilezza può cambiare una vita. Davide la guardò camminare sotto i lampioni e sentì qualcosa che non provava da anni. Capì in quel momento che era amore, puro e disinteressato, ma il peso della sua menzogna cresceva insopportabilmente ogni giorno di più. Un giorno Elisa lo invitò a casa sua, un modesto bilocale in periferia. Davide, abituato al lusso sfrenato del suo attico, trovò in quell'appartamento una bellezza e un calore che il denaro non poteva comprare. Foto di famiglia sbiadite, libri di scuola impilati, disegni di bambini appesi al frigo con calamite colorate. È bellissimo, disse Davide sinceramente. Si sente l'amore qui dentro. La pasta al pomodoro che Elisa gli preparò, con ingredienti semplici ma cucinata con cura, fu il pasto più delizioso della sua vita, un sapore di casa che non conosceva da tempo. Dopo cena, Elisa si aprì, i suoi occhi che cercavano i suoi. Marco, devo dirti una cosa. Io non sono ricca, non potrò mai aiutarti economicamente. Se stai con me sperando in questo... Davide la interruppe, prendendole le mani con decisione. No, Elisa, non è per quello. Tu mi vedi davvero per quello che sono qui dentro. Elisa sorrise, un sorriso che scioglieva ogni dubbio. E cosa sei qui dentro? Un uomo che aveva dimenticato cosa significa essere amato per quello che è. Si baciarono in quella piccola cucina e Davide sapeva che quello era il momento più vero e autentico della sua esistenza. Quella notte, mentre Elisa dormiva serena al suo fianco, Davide guardò il soffitto e prese una decisione irrevocabile. Il giorno dopo avrebbe rivelato la verità, anche a costo di perdere l'unica donna che lo avesse mai amato davvero. Si alzò, andò in cucina e chiamò Luca. Domani organizzi una conferenza stampa, è ora di finire questa farsa. Ma il destino, ancora una volta, aveva altri piani. La mattina seguente, Davide trovò Elisa svenuta sul pavimento della cucina. Preso dal panico più totale, la portò d'urgenza all'ospedale San Giovanni, dimenticando completamente il suo travestimento da Andrea Bianchi. «Aiuto!» urlò entrando al pronto soccorso. La sua voce risuonava nella sala d'attesa. «La mia fidanzata sta male». I medici la portarono subito in sala d'urgenza. «Signore, deve compilare questi moduli», disse l'infermiera con un'espressione stanca. Davide prese la penna e, senza pensarci, scrisse il suo vero nome, Davide Michelini. L'infermiera lo guardò 2 volte, gli occhi che si sgranavano per la sorpresa. «Davide Michelini? Come il miliardario». Davide si rese conto dell'errore, ma ormai era troppo tardi per nascondere la sua identità. «Sì», sussurrò, la voce appena udibile. «Sono io». In meno di 2 ore l'ospedale era circondato da giornalisti, le loro telecamere puntate contro l'ingresso. I titoli sui giornali del giorno dopo urlavano «Miliardario Michelini soccorre fidanzata misteriosa», «Il re della tecnologia innamorato di una maestra». Quando Elisa si svegliò, Davide era al suo capezzale, il suo volto tirato dall'ansia. «Come stai?» chiese dolcemente. «Meglio», rispose lei, la voce debole. «Il dottore dice che era solo stress e pressione bassa».
Elisa si fermò, notando la sua espressione grave. Andrea, cosa succede? Davide tentennò, ma poi con voce flebile disse: Elisa, devo dirti la verità. Quale verità? Davide respirò profondamente, sentendo il cuore martellargli nel petto. Io non sono Andrea Bianchi, il mio vero nome è Davide Michelini. Non sono povero, ho finto la mia situazione critica per testare le donne degli appuntamenti online. Il silenzio che seguì fu assordante, carico di un dolore palpabile. Elisa lo fissò con occhi che si riempivano sempre più di lacrime, poi di delusione e rabbia. Hai mentito, sussurrò, la voce rotta, su tutto. Ti sei preso gioco di me. Vattene, gridò con una forza che non le si era mai sentita prima. Non voglio vederti mai più. Davide uscì dall'ospedale con il cuore spezzato, consapevole di aver perso l'unica cosa che contava davvero nella sua vita. La notizia fece il giro del mondo in poche ore. Miliardario finge di essere povero per testare l'amore. I social media esplosero con commenti e dibattiti. Alcuni lo difendevano, sostenendo che avesse solo cercato l'amore vero. Altri lo attaccavano ferocemente, accusandolo di aver manipolato una donna innocente. Elisa fu assediata dai giornalisti fuori casa, le loro domande impietose. Come si sente a sapere che il suo fidanzato vale 3 miliardi? Non è il mio fidanzato, rispose Elisa con dignità, e non lo è mai stato. Nel frattempo Davide si barricò nel suo attico, rifiutando ogni intervista, ogni contatto con il mondo esterno. Per 2 settimane non uscì di casa, sprofondato nella sua solitudine. Luca era preoccupato per lui. Signor Michelini, deve mangiare qualcosa, implorava. Non ho fame, rispondeva lui, la voce spenta. Forse dovrebbe spiegarle, disse Luca. Le ho mentito per 1 mese, Luca. Perché dovrebbe credermi ora? Un giorno Luca entrò con una lettera. È arrivata per lei, signor Michelini. Era scritta a mano, con la calligrafia di Elisa. Davide la aprì con mani tremanti. Davide, ho riflettuto molto su quello che è successo. Sei stato crudele e manipolatore. Ma ho capito una cosa. L'Andrea di cui mi sono innamorata esisteva davvero. Era la parte migliore di te. Se davvero mi ami, dimostralo. Non con i soldi, ma con i fatti. La lettera continuava con una semplice frase che gli strappò un sorriso e una lacrima. I bambini della mia classe continuano a chiedermi del signor Andrea. Gli manchi. Davide lesse e rilesse la lettera 10 volte, poi prese il telefono e chiamò il suo avvocato. Voglio creare una fondazione, subito, intitolata a Elisa Colombo. 3 mesi dopo, Elisa ricevette una visita inaspettata. Suor Maria, della mensa per i poveri, bussò alla sua porta. Elisa, devi venire con me, è una sorpresa. Arrivarono davanti a un edificio nuovo di zecca nel quartiere periferico dove Elisa insegnava, un luogo che fino a poco prima era degradato. Una targa dorata recitava: Fondazione Elisa Colombo, per i bambini e le famiglie in difficoltà. Elisa rimase senza parole, il cuore che le batteva all'impazzata. Cosa significa? Offre mense gratuita, dopo scuola, assistenza medica, tutto gratis per chi ne ha bisogno, spiegò Suor Maria, un sorriso dolce sul viso. Ma chi ha fatto tutto questo? Una voce familiare rispose dietro di lei. Qualcuno che ha imparato cosa significa davvero amare. Elisa si voltò lentamente. Davide era lì, ma era diverso. Capelli corti, barba curata, vestito semplice. Negli occhi aveva la stessa umiltà e la stessa luce gentile del Marco povero. Tu, sussurrò Elisa, incredula. Ho donato metà del mio patrimonio, disse Davide, la voce calma e profonda. 1,5 miliardi di euro. Questa fondazione è solo l'inizio. Ci sono tanti progetti in cantiere, ispirati a ciò che tu fai ogni giorno. Perché? Chiese Elisa, con le lacrime che le rigavano il viso. Perché tu mi hai insegnato che la ricchezza vera non si misura in euro, si misura nelle vite che puoi cambiare, nella dignità che puoi restituire. Elisa aveva le lacrime agli occhi, ma un velo di tristezza persisteva. Non posso perdonarti così facilmente. La fiducia è un vaso rotto. Davide si avvicinò. Ti chiedo solo di lasciarmi dimostrare chi sono davvero e chi voglio essere. Un uomo che vuole passare il resto della vita a meritare il tuo amore, ogni singolo giorno. Elisa lo guardò a lungo, i suoi occhi che cercavano la verità nei suoi, poi disse con un filo di voce: Allora inizia da oggi, e stavolta niente bugie. Davide sorrise, un sorriso che le arrivò al cuore. Promesso, niente bugie. Ma aveva ancora una bugia da confessare, la più importante di tutte.
Un anno dopo, la Fondazione Elisa Colombo aveva aiutato migliaia di famiglie, diventando un faro di speranza nella comunità. Davide, ormai era un volontario, lavorava lì ogni giorno, fianco a fianco con Elisa. La loro relazione era cresciuta, ricostruendosi dalle ceneri della delusione. Prima l'amicizia, poi la fiducia, infine qualcosa di più profondo, un amore maturo e consapevole. Una sera di dicembre, mentre chiudevano la fondazione e le luci di Natale brillavano flebili dalle finestre, Davide disse: Elisa, c'è un'ultima cosa che devi sapere. Elisa si irrigidì, il cuore che le balzava in gola. Un'altra bugia? La bugia più grande di tutte? Dimmi. Davide la guardò negli occhi, i suoi sinceri e aperti come mai prima. Quando fingevo di essere Andrea, ti ho detto che ti amavo. Tu hai pensato che fosse parte della recita, del mio esperimento crudele. E non lo era. Quella, Elisa, era l'unica verità in mezzo a tutte le bugie. Ti amavo già dal primo giorno. Ti amo ancora. Ti amerò per sempre. Elisa sentì il cuore battere forte nel petto, le parole di lui che le riempivano l'anima. Davide, rispose, la voce rotta dall'emozione. Non devi rispondere ora. Volevo solo che tu sapessi che ogni ti amo che ti ho detto come Andrea era vero. Elisa si avvicinò a lui, sentendo un'emozione travolgente. E se ti dicessi che anch'io ti amo? Non Davide il miliardario, non Andrea il povero, ma l'uomo che hai dimostrato di essere quest'anno? Ti direi che sei l'unico miracolo in cui credo veramente. Si baciarono, tra i giocattoli sparsi dei bambini e i loro disegni colorati attaccati alle pareti, un bacio che sigillava un amore nato dalle ceneri della menzogna e cresciuto nella verità. 6 mesi dopo si sposarono nella piccola cappella della fondazione. Elisa indossò un vestito semplice che costava poche centinaia di euro. Davide un abito noleggiato. Gli invitati erano i bambini della fondazione, le famiglie aiutate, Suor Maria e tutti i volontari. Nessun giornalista, nessun fotografo, solo amore vero e sincero. Oggi Davide ed Elisa vivono in un appartamento normale, nel cuore della comunità che servono. Lui ha venduto l'attico e investe tutto nell'aiutare gli altri, dedicando la sua vita a progetti di beneficenza. Ogni mattina si svegliano e vanno insieme alla fondazione, dove cambiano vite con piccoli ma significativi gesti di gentilezza. E ogni sera, guardando i bambini giocare nel centro che porta il nome di Elisa, Davide si ricorda che la ricchezza più grande del mondo non si deposita in banca, ma si deposita nel cuore delle persone che ami e nelle vite che puoi toccare. Ti amo, Elisa Michelini, le sussurra ogni notte, il cuore colmo di gratitudine. Ti amo anch'io, Andrea, risponde lei sorridendo dolcemente, perché in fondo l'Andrea povero e gentile non era mai stato una bugia, ma la più autentica espressione dell'uomo che Davide aveva sempre voluto essere. Se questo racconto ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere le prossime uscite. Sono Rossana e non vedo l'ora di raccontarti la prossima storia.